Ben ritrovati cari amici e tifosi rossoneri qui sul canale Milanisti. Oggi facciamo un video per cercare di capire qual è la situazione attuale del mercato e quale sarà probabilmente la squadra che si appresterà ad iniziare la prossima stagione 25-26, perché i giochi sono quasi fatti, ad eccezione della punta. I due difensori che il Milan stava cercando per completare la rosa sono praticamente cosa fatta. Parlo ovviamente di Atekame e di De Winter. De Winter ha già svolto le visite mediche, Atekame è atteso domani presumibilmente per le visite mediche e poi la firma sul contratto, ma parliamo di tutto in questo video e poi andremo sulla lavagna tattica a vedere come giocherà il Milan nella prossima stagione. Prima di tutto però vi invito a sostenere questo canale con l'iscrizione e anche per chi ha già fatto l'iscrizione l'accensione della campanella, molto importante per l'algoritmo, e poi ovviamente sempre un like sotto il video se vi è piaciuto e un commento con la vostra opinione, sempre importante, o anche semplicemente un commento tattico per aiutare il canale, quindi un ciao, un grazie va benissimo. Grazie a tutti. Allora, dicevamo, mercato nelle fasi conclusive, ormai come ho detto gli arrivi di De Winter e di Atekame sono praticamente cosa fatta, è già stato trovato l'accordo, sono già stati scambiati i documenti, De Winter ha già effettuato le visite mediche, si attende solo l'ufficialità, Atekame è atteso per domani a Milano per le visite mediche e di conseguenza per la firma sul contratto. L'unico che è rimasto fuori da questa ricerca sul mercato è l'attaccante, ma notizia di oggi, sembra che ci sia stato un primo contatto tra Tare e l'entourage del giocatore e sembra che questo contatto sia stato positivo, differentemente da quanto si era sentito, da quanto si era vociferato nei giorni scorsi, nei quali si diceva che il giocatore Højlund era, diciamo, dell'idea di cercare di rimanere a tutti i costi a Manchester, nonostante il Manchester l'avesse praticamente messo alla porta. Sembra che ci sia stato un chiarimento definitivo tra il giocatore, il suo entourage e il Manchester. Sembra che il Manchester abbia fatto capire al giocatore che si deve trovare un'altra squadra e sembra che il giocatore abbia gradito l'interessamento del Milan. Da qui a dire che la trattativa sia cosa fatta ce ne corre, perché ovviamente diciamo che il Milan ha bussato alla porta del Manchester per capire se c'erano le condizioni per poter intavolare una trattativa, ovvero prestito con diritto di riscatto. Il Milan non avrebbe accettato né un obbligo di riscatto né una vendita a titolo definitivo, perché al momento preferisce avere un anno di tempo per valutare il prossimo attaccante, visto che ha già investito più di 30 milioni su Santi Jimenez e visto che sia Vlahovic, l'altro candidato, che Højlund sono reduci da stagioni altalenanti, stagioni che non hanno fatto vedere il reale valore di questi giocatori, e quindi è giusto prendersi il tempo per valutarli, perché non è detto che questi giocatori alla corte di Allegri possano esplodere nuovamente e ritrovare lo smalto perduto. Quindi no all'acquisto definitivo almeno per un anno, e se poi il giocatore dimostrerà di essere quello che tutti si aspettano che sia, soprattutto come dicevo alla corte di Allegri, allora ci sarà modo di investire una cifra anche importante, perché sembra che l'eventuale riscatto sul prestito con diritto di riscatto su Højlund possa essere una cifra abbastanza alta, intorno ai 40-45 milioni, ma è chiaro che a quel punto, se il Milan vedrà sul campo concretamente che il giocatore è quel tipo di giocatore che serve veramente alla nostra squadra e che ha ritrovato la verve, la vena perduta, quella che aveva dimostrato di avere in Italia con l'Atalanta, allora quei 40-45 milioni saranno ben investiti, perché tra l'altro, tra le altre cose, Højlund è molto più giovane di Vlahovic e quindi diventerebbe anche lui un attaccante di prospettiva. E poi ci mette sempre lo zampino Furlani, perché sapete bene che il Milan in questo momento può sostenersi, nel senso può crescere e quindi può fare mercato
negli anni a venire, fin tanto che non sarà costruito lo stadio, con le plusvalenze, quindi con la vendita di giocatori importanti che vengono comprati a poco, relativamente poco, e rivenduti a tanto, perché non c'è altra forma di finanziamento, non abbiamo una proprietà che mette soldi freschi nelle casse della società tutti gli anni per fare mercato, come succede in altre squadre, in altre situazioni. Quindi è ovvio che Furlani deve avere necessariamente anche un occhio al profilo del giocatore, perché avere in squadra 3-4 giocatori potenzialmente rivendibili e sui quali fare un'importante plusvalenza diventa di vitale importanza per la nostra società. Uno di questi è Yashari, che è stato voluto a tutti i costi proprio da Furlani, perché oltre ad essere un giocatore assolutamente talentuoso e di sicuro interesse e di sicura utilità per la nostra squadra, è anche quel tipo di giocatore tipo Reinders, che magari fra un anno vedrà lievitare il suo valore dai 35 milioni fino ai 70-80 milioni. Lo stesso potrebbe essere fatto con Højlund, che a suo tempo era stato acquistato proprio dal Manchester City per una cifra intorno ai 70-80 milioni. Ma dicevo, è ancora lunga la strada, perché il Milan ha ricevuto l'ok dal Manchester United per il prestito con diritto di riscatto. Il giocatore sembra aver dato un primo gradimento alla destinazione Milan, ma ora bisogna trovare la quadra sulle cifre e quindi bisogna capire se il Manchester è disposto ad accettare un prestito oneroso a 5-6 milioni, perché questa è la cifra che il Milan intende pagare, con un diritto di riscatto appunto intorno ai 40-45 milioni, e bisogna vedere se il giocatore è disposto ad accettare uno stipendio che ricalcherà presumibilmente quello che prendeva al Manchester, quindi intorno ai 4 milioni netti all'anno. Se tutte queste cifre torneranno e se tutti gli interpreti ovviamente saranno d'accordo e si troveranno soddisfatti da questa potenziale cessione, allora l'affare si concluderà e Højlund potrà diventare un giocatore del Milan. Ma intanto, dicevo, al di là di queste notizie, che sono le ultime notizie di mercato che ci possono interessare, perché è ovvio che il mercato terminerà tra 20 giorni circa e quindi ci sono ancora possibilità, perché Musa è sotto diciamo nel mirino di Nottingham Forest e Napoli. Ciukwueze potrebbe essere interessante per alcune squadre, quindi il mercato non terminerà per il Milan con l'eventuale acquisto di Højlund. Il mercato terminerà il 1° settembre e da qui al 1° settembre possono ancora succedere tante cose, ma su giocatori che al momento non sono giocatori considerati titolari, quindi il mercato potrà avere degli scossoni su giocatori considerati seconde linee, e quindi se parte una seconda linea e arriva un'altra seconda linea, al Milan al momento cambierà poco. Quindi possiamo già ipotizzare, con l'eventuale e non ancora confermato, un po' per scaramanzia, un po' perché sappiamo che nel mercato tutto può cambiare in 5 minuti, arrivo di Højlund, possiamo però già ipotizzare quella che sarà la squadra della prossima stagione, perché nei giocatori più importanti la squadra è già fatta. E quindi andiamo direttamente sulla lavagna tattica, dove vediamo già quella che io penso che sia la formazione titolare, con l'arrivo possibile di Højlund, perché il Milan, a mio avviso, giocherà con un 3-5-2 puro, anche se non sarà mai un Milan che avrà uno schema di riferimento fisso e che durerà per tutta la partita o per tutto il campionato. Cioè il Milan, differentemente da quello che succedeva nel passato, in cui gli allenatori sceglievano un modo di giocare e lo portavano avanti a prescindere da tutto, il Milan con Allegri, che ha praticamente percorso la stessa strada tracciata da Conte, ha capito che quando non hai la possibilità di avere 22 top player come hanno alcuni top club europei come il Paris Saint-Germain,
come il Manchester City, come il Real Madrid, eccetera. L'unica cosa che puoi fare per cercare di competere con queste squadre è quella di non dare punti di riferimento, quindi di essere camaleontico e di variare il tuo modo di giocare, il tuo modulo, il tuo assetto tattico all'interno della stessa partita. Questo non solo per lottare contro i grandi club, come farà il Napoli in Champions League in questa stagione, ma anche per lottare contro le piccole nel campionato italiano, perché abbiamo visto che c'è stato un livellamento del calcio in generale nel mondo e soprattutto in Italia, dove il tatticismo è sempre stato un elemento fondamentale e abbiamo visto che non ci sono più partite semplici, anche le squadre più piccole sono ben organizzate, sanno stare in campo, sanno pressare, sanno toglierti sanno marcare i tuoi punti di riferimento e sanno toglierti i tempi di gioco, sanno toglierti la tranquillità che serve a alcuni grandi giocatori per fare la giocata. Quindi hanno capito che se ti vengono a togliere il respiro, ti vengono a togliere il tempo che ti serve per pensare, per giocare, soprattutto nei giocatori più rappresentativi e quelli che hanno un tasso tecnico più elevato, riescono a metterti in grossa difficoltà. Da lì l'idea di non dare punti di riferimento, di cambiare le carte in tavola e mischiare le carte in tavola anche a partita in corso, e adesso vedremo come Allegri, secondo me, avrà intenzione di giocare proprio per non dare punti di riferimento. Infatti dicevo, il modulo di partenza diciamo che potrebbe essere un 3-5-2, ma l'unica cosa che rimarrà ferma nell'arco di, credo, tutta la stagione e nell'arco di quasi tutte le partite, perché poi ci saranno occasioni magari in cui si potrà giocare anche con la difesa a 4, quello dipenderà anche ad esempio dal fatto di rimanere in inferiorità numerica, l'abbiamo visto nell'amichevole contro il Chelsea, quindi rimanendo in 10 uomini è ovvio che a volte conviene schierare 2 linee da 4 e lasciare un'unica punta davanti, e quindi potremo giocare anche a 4, ma diciamo che tendenzialmente giocheremo a 3, e questo, come dicevo, sarà l'unico punto fermo di tutto l'assetto tattico del Milan. E i 3 difensori centrali candidati secondo me ad essere i titolarissimi nel Milan di Allegri saranno Gabbia, difensore centrale, libero fra virgolette della situazione, Tomori, braccetto di destra, Pavlovic, braccetto di sinistra. Qualcuno di voi scusate, mi ha anche scritto ma il Milan oltre a De Winter dovrebbe prendere un altro difensore centrale, perché se giochi a 3 normalmente i difensori devono essere il doppio e quindi dovrebbero essere 6, mentre con De Winter sarebbero 4, quindi al limite 5 difensori centrali se proprio non si riesce ad acquistarne 6 e a fare i doppioni. Allora Milan non farà secondo me un altro difensore centrale, perché al di là di De Winter, che è arrivato per sostituire Ciao, che è un difensore centrale puro, noi abbiamo dei giocatori come Atekame, come Estupiñán, che pur essendo teoricamente dei terzini in realtà sono dei difensori prima di tutto, e potranno fare Atekame braccetto di destra, Estupiñán braccetto di sinistra. Quindi con De Winter, Atekame e Estupiñán noi abbiamo altri 3 sulla carta, altri 3 difensori centrali. Poi è vero che Atekame potrà fare anche il terzino destro nella difesa a 4 e anche l'esterno di centrocampo nel centrocampo a 5, stesso discorso per Estupiñán dalla parte opposta, quindi Estupiñán potrà giocare braccetto di sinistra o esterno di centrocampo di sinistra, e invece Atekame potrà giocare braccetto di destra o esterno di centrocampo di destra, mentre De Winter probabilmente, avendo anche buona visione di gioco e buon controllo del pallone, sarà il naturale sostituto di Gabbia. Quindi, messa a posto il trittico difensivo, i 5 centrocampisti saranno all'occasione Modric, che giocherà quasi sicuramente come play basso, come vertice basso del centrocampo a 3, e che sarà schermato e difeso da 2 corazzieri, non per altezza ma per forza fisica, come Yashari, che giocherà sulla sinistra essendo un mancino, e probabilmente Loftus-Cheek sulla destra, che Allegri
vede come un giocatore veramente straordinario e che se non avrà infortuni come è successo in passato potrà veramente dimostrare per la prima volta al Milan quali sono le sue reali qualità, perché ha veramente delle qualità che ancora non ha potuto esprimere. E in questo caso poi avremo Ricci come naturale sostituto di Modric, poi avremo Musa come naturale sostituto di Saelemaekers da questa parte, Fofana come naturale sostituto di Loftus-Cheek o di Yashari perché può giocare mezza punta in tutte e due le posizioni, e poi eventualmente ci sarà la possibilità di utilizzare anche qualche giovane della Milan Futuro o comunque della primavera, perché ci sono alcuni giocatori interessanti che potranno rientrare nella rotazione a centrocampo, ma sostanzialmente diciamo che i titolarissimi dovrebbero essere Modric, Yashari e Loftus-Cheek, e poi Saelemaekers tutta la vita esterno di centrocampo di destra, e Pulisic che dovrebbe giocare esterno a tutta fascia di sinistra. Chiaramente Pulisic è un giocatore che ha sempre giocato su questa fascia, quindi si troverà bene soprattutto in questa fase, nella fase offensiva e nella fase di possesso palla, ma ha anche dimostrato di essere molto bravo a rientrare, quindi a scendere per aiutare la fase difensiva. Chiaramente se giocherà in questa posizione potrebbe non dover scendere lui direttamente sulla linea dei 5 difensori, perché Saelemaekers scenderà sicuramente per fare il quinto difensore quando la squadra si abbasserà. Qui potrebbe non essere Pulisic, potrebbe essere Yashari a scendere in questa posizione e lasciare Pulisic nella seconda linea, che sarà formata ovviamente dai centrocampisti, più probabilmente da Leao, che da una parte o dall'altra scenderà a volte per formare la linea 4 e per lasciare da solo Højlund o Santi Giménez davanti. Ma questi sono meccanismi che varieranno anche e soprattutto in funzione di quello che sarà l'avversario, quindi quando ci sarà un avversario più fra virgolette abbordabile può darsi che appunto scenda Yashari in questa posizione e Pulisic rimanga più alto, oppure quando ci saranno avversari quando ci saranno avversari più fra virgolette abbordabili sarà probabilmente Pulisic a scendere e Yashari a rimanere sulla linea dei centrocampisti. Quando ci sarà da difendere diciamo in maniera un po' più energica, allora sarà probabilmente Yashari a scendere e Pulisic a rimanere sulla linea dei centrocampisti. Di fatto Leao giocherà mezza punta o seconda punta per avere la possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo, quindi sfruttare 360 gradi di campo e non 180 come faceva quando rimaneva relegato sulla fascia, perché qui poteva sfruttare solo 180 gradi di campo e sulla fascia trovava quasi sistematicamente terzini veloci o ali veloci che lo raddoppiavano e quindi trovava difficoltà. Giocando centralmente incontra i difensori centrali che sono più forti fisicamente e quindi se fa sportellate in area di rigore probabilmente alla peggio, ma se la squadra avversaria sale con i difensori fino a centrocampo e Leao parte centralmente in velocità per cogliere di sorpresa la linea difensiva avversaria che è salita, è ovvio che Leao con i difensori centrali che sono sicuramente più lenti ha quasi sempre la meglio, lo abbiamo visto anche nella scorsa stagione. Davanti, come dicevo, Højlund o Santi Giménez. Okafor sarà il sostituto sia di Leao che di Højlund o Giménez, ma può fare anche il sostituto di Pulisic sull'esterno di sinistra, perché può fare l'esterno di centrocampo, il trequartista, la seconda punta, la prima punta, quindi un giocatore duttile che può fare vari ruoli. Chukwueze lo stesso potrebbe alternarsi a Saelemaekers, anche se non ha le stesse abilità difensive e quindi lo potrebbe fare solo in partite già messe in cassaforte o contro avversari un po' più deboli, oppure potrebbe anche lui giocare come seconda punta per sostituire Leao. Il naturale sostituto di Saelemaekers dovrebbe essere Alex Giménez, che ha caratteristiche simili sia in fase offensiva, un po' meno in fase difensiva, ma
crescere all'ombra di Saelemaekers per Alex Jimenez potrebbe essere importante, perché ha sicuramente delle doti e delle caratteristiche importanti di base, ma che devono essere sviluppate. Bartesaghi, che mi è piaciuto molto e che continua a essere un giocatore su cui secondo me il Milan dovrebbe puntare, potrebbe essere anche lui utilizzato come braccetto di sinistra o come esterno di sinistra di un centrocampo a 4 o di un centrocampo a 5, perché non dimentichiamoci che il Milan, come ho detto, avrà un assetto che sarà camaleontico e potrà tranquillamente passare da una situazione di questo genere a una situazione di questo genere, dove Saelemaekers si alza o addirittura rimane basso e Pulisic si alza e torna nella posizione di esterno di destra su una linea di 3 attaccanti, e il Milan a questo punto, con Yashari che si sposta sull'esterno e Modric che si sposta sul centro, potrebbe avere questa conformazione, quindi un 3-4-3. Oppure potrebbe essere addirittura ancora diversa la situazione, quindi con 2 mediani davanti alla difesa, Yashari e Loftus-Cheek, con Modric vertice alto del centrocampo a 3, quindi trequartista, e il Milan potrebbe giocare con un 3-4-1-2, quindi in questo caso Leao si sposterebbe un po' più avanti, Modric farebbe il trequartista, il centrocampo a 4 sarebbe costituito da 2 mezzali o 2 mediani, Loftus-Cheek e Yashari, Saelemaekers quarto di destra, Pulisic quarto di sinistra e Modric trequartista. Oppure un'altra variante potrebbe essere Pulisic trequartista, Modric mezzala insieme a Loftus-Cheek e Yashari sull'esterno. Quindi, come avete visto, ci sono tante possibilità, tante soluzioni, tanti giocatori diversi che possono cambiare l'assetto tattico, la disposizione della nostra squadra. Rimane una costante, la filosofia di gioco di Allegri, cioè una squadra che è costruita per evitare di prendere le ripartenze, quindi una squadra che si abbassa costruendo una linea 5 che chiaramente copre tutta l'ampiezza del campo, evitando le palle dalla parte opposta dove si gioca, quindi molto spesso con gli avversari, quando il pallone era su questa fascia, difendendo a 4 si scopriva totalmente l'altra fascia e l'avversario con un cambio di campo trovava il giocatore che si inseriva in questa posizione qui e ci metteva in grossa difficoltà. Ecco, con questo tipo di conformazione, questo tipo di disposizione a 5, il Milan copre l'ampiezza, quindi non abbiamo zone libere, e poi con una linea da 4 che viene costruita ovviamente dai centrocampisti e dall'abbassamento della mezza punta, e con un'unica punta davanti che però scende spesso sotto la linea del pallone, voi capite che in questo caso la compattezza difensiva e diciamo il blocco medio-basso che è caratteristico del gioco di Allegri ci consentirà di non prendere imbucate sulle fasce, imbucate centrali, di fare densità in questa zona del campo e soprattutto ci consentirà di utilizzare, come abbiamo visto in alcune partite amichevoli, Tomori o Pavlovic alternativamente per uscire e rompere la linea e andare a dar fastidio ai giocatori che eventualmente sono bravi a leggere questa situazione e a giocare tra le linee. Abbiamo visto con Liverpool, sia Tomori che Pavlovic sono usciti spesso sul centrocampista o il trequartista che riceveva il pallone tra le linee, e questo ci ha garantito massima protezione dalla nostra difesa con grande compattezza e grande stabilità. Questo tipo di conformazione che ci aiuterà a difendere, a prendere meno gol possibili, è anche un tipo di conformazione che ci aiuterà a sfruttare le nostre armi letali, e una su tutte ovviamente Leao, perché quando il Milan difenderà con un 5-3-2 con i nostri 2 attaccanti che giocheranno sul filo del fuorigioco, abbiamo dei giocatori straordinariamente in grado di leggere la situazione immediatamente e di lanciare il nostro più veloce e più tecnico attaccante, che è Leao, per prendere alle spalle i difensori delle squadre che ci verranno ad aggredire alti, e che come ho detto saranno tante le squadre che ci aggrediranno, soprattutto fra quelle medio piccole,
Quindi noi con Modric, Yashari, Loftus-Cheek o Fofana o Ricci abbiamo giocatori intelligenti tatticamente che sanno leggere la situazione e una volta ricevuto il pallone con una costruzione veloce dal basso sapranno lanciare direttamente Leao o Højlund o Santi Giménez o all'occasione lo stesso Loftus-Cheek, Yashari o chi sarà poi eventualmente in campo al posto di questi giocatori per verticalizzare velocemente e per cercare di andare a rete nella maniera più veloce possibile, proprio per mettere poi la squadra avversaria nella condizione peggiore, che sarà quella di dover rincorrere il risultato, perché ricordatevi, ve lo dico ora in tempi non sospetti, che il Milan quest'anno cercherà di sbloccare velocemente la situazione per poi avere la partita in discesa e quindi abbassare il blocco e poter ripartire per prendere in contropiede le squadre avversarie. Questa sarà l'arma letale, perché se invece la partita andrà avanti su un livello di parità, quindi su una situazione di parità, diventerà sempre più complicato man mano che si andrà avanti andarla a sbloccare, quindi il Milan cercherà di sbloccarla prima possibile e poi colpirà in contropiede perché la squadra avversaria sarà costretta ad attaccare, a lasciare spazi e noi negli spazi andremo a nozze. L'altra cosa che vi dico da segnare sul calendario in tempi non sospetti è quella che quest'anno Leao secondo me farà dai 20 ai 25 gol, perché in questa situazione, in questa squadra, con questi giocatori, Leao andrà a nozze letteralmente e molto molto spesso, quindi si troverà molto spesso ad avere palloni da poter scaraventare in rete. Poi abbiamo visto che è un po', come dire, leggerino in certe situazioni, non è la classica punta che come gli dà il pallone favorevole lo butta dentro, è un giocatore un po' troppo lezioso in alcune circostanze, ma con Allegri ha già dimostrato di essere molto più presente, molto più costante e probabilmente troverà anche questa una maggiore concretezza che gli consentirà di fare veramente tante reti, anche perché quando vedrà che ci prova gusto chiaramente si impegnerà ancora di più, perché arrivare a diventare il capocannoniere è un'ambizione che hanno tutti gli attaccanti e quindi farà piacere sicuramente anche a Leao. Quindi secondo me ci sarà da divertirsi, non è detto che questa squadra sia invincibile, tutt'altro, abbiamo delle lacune, nonostante il mercato sia stato fatto bene, nonostante i giocatori che sono arrivati siano giocatori più che buoni, nonostante alcuni giocatori verranno totalmente rivitalizzati dalla cura Allegri, abbiamo dei difetti strutturali, come ad esempio giocatori come Tomori, come Pavlovic, come lo stesso Gabbia, che non sono dei difensori eccezionali come magari potevano essere Bonucci, Chiellini e Barzagli, per intenderci, hanno dei difetti proprio congeniti come Tomori, che spesso si perde l'avversario che magari gli passa alle spalle, o Pavlovic che invece di temporeggiare decide di andare a aggredire e sbaglia i tempi di uscita, e quindi ci sarà sicuramente qualche sbavatura, ci sarà sicuramente qualche gol preso in malo modo, ci saranno delle disattenzioni, ci saranno cose che non funzioneranno, ma la cura Allegri sta proprio anche in questo. Un conto è sbagliare e fare degli errori in un ambiente malsano, e allora lì la situazione precipita, come è successo la scorsa stagione. Un conto è fare errori in un ambiente sano, in cui l'allenatore non ti scusa e basta, ti scusa ma ti fa vedere dove hai sbagliato e ti insegna a migliorare e a correggere i tuoi errori, e quindi strada facendo questa squadra è destinata a crescere, a diventare sempre più sicura di se stessa, e in un ambiente in cui a capo della squadra, con il timone in mano, c'è un allenatore che è esperto, che ha carisma, che ha chiaramente pelo sullo stomaco. Quindi una squadra condotta da una persona competente sarà una squadra che non perderà di vista l'obiettivo, non si smarrirà di fronte a partite che andranno male, ma terrà la barra dritta e magari nel tempo, come ho detto, crescerà per diventare una squadra sempre migliore. Quindi aspettiamoci di vedere dei progressi anche strada facendo. Mi aspetto che per la prima volta Allegri cerchi di partire in un modo positivo, perché sa perfettamente che partiamo fra virgolette ad handicap contro le altre squadre che si sono rinforzate e che sono sulla carta più forti di noi, e quindi sa che partire bene è fondamentale.
Poi la tradizione dice che Allegri parte sempre male e poi recupera strada facendo, ma io credo che quest'anno Allegri voglia cercare di partire bene, perché partire bene significherebbe veramente essere già a metà dell'opera. Staremo a vedere. Per adesso è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, ovviamente faremo analisi di ogni singola partita che giocherà il Milan come abbiamo fatto lo scorso campionato, e quindi non perdetevi le lavagne tattiche, perché dalle lavagne tattiche si capiranno tante cose che guardando la partita live ovviamente non si notano. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.